Ciao cari amici, namaste e benvenuti a questo nuovo video. In questo video voglio rispondere ad un commento molto interessante che mi è arrivato e ne approfitto anche per ringraziare tutte le persone che mi scrivono, che mi mandano mail. Sono felice di vedere quanta consapevolezza c'è nelle anime che mi seguono, quindi te che stai guardando questo video ti dico grazie per essere qui, grazie per le consapevolezze che hai già acquisito, perché noto attraverso le mail, i messaggi che ricevo, le domande che mi vengono fatte, che vengono fatte da delle anime che hanno già delle consapevolezze importanti, e questo mi fa comprendere che una nuova coscienza sta emergendo sempre di più e sempre più persone acquisiscono nuove consapevolezze. Detto questo, voglio rispondere ad un commento in merito ad un video che ho fatto di recente legato all'alimentazione, legato a quanto l'alimentazione influisce da un punto di vista anche di cammino spirituale. E in questo commento venivano prese in considerazione delle caratteristiche della personalità. Ad esempio, quanto il segno zodiacale influisce nelle scelte che facciamo, quanto lo human design come il disegno di vita possono influire, quanto il nostro gruppo sanguigno può influire nelle scelte che facciamo, scelte legate al cammino di lavoro su di sé, scelte legate anche all'alimentazione, eccetera. E quello che tengo a dirvi, perché magari molti di voi si stanno ponendo questo dubbio e a volte molti di noi trovano anche giustificazione attraverso queste caratteristiche, quello che tengo a dirvi è che il cammino spirituale va oltre ogni caratteristica della personalità, cioè che io sia Capricorno o sia Gemelli, che io sia un proiettore piuttosto che un generatore, che io sia un gruppo A piuttosto che un gruppo 0, fondamentalmente a livello di spirito non cambia niente, perché sono soltanto caratteristiche di questa personalità. Poi sicuramente attraverso delle caratteristiche posso sviluppare con più facilità dei talenti e posso avere delle qualità piuttosto che altre, e nello stesso tempo non c'è un segno migliore di un altro, un gruppo sanguigno migliore di un altro, un disegno di vita migliore di un altro e così via. Ed è importante non attaccarci nemmeno a questo. Faccio tanti video sull'attaccamento, ormai se mi seguite lo sapete. È importante non essere attaccati neanche a queste identificazioni, neanche all'identificazione io sono un disegno di tipo energetico, io sono un manifestatore, io sono un proiettore, io sono un gruppo 0, allora per me è difficile mangiare solo frutta, io sono un Capricorno e quindi sono un testone e quando mi impunto su una cosa non cambio idea. Queste sono tutte identificazioni nei confronti di una personalità che non è ciò che siamo. È molto importante comprendere questo. Quindi quando dico di non essere attaccati, di non essere identificati, dico di non essere attaccati e non essere identificati anche a caratteristiche che ci vengono date nel mondo della crescita personale o della crescita spirituale. Perché di nuovo io sono quello, ma tu non sei quello. È semplicemente un ruolo, un gioco che stai sperimentando in questa vita. Come posso dire, io ho la pelle di questo colore, io ho i capelli di questo colore, io la personalità. Ma lo spirito immutabile e impermanente non ha i capelli di questo colore, non ha un segno zodiacale, non ha delle caratteristiche di personalità. E quindi quando ci identifichiamo con la natura dell'essere che è sempre stata e sempre sarà, le caratteristiche della personalità diventano relativamente importanti. Nello stesso tempo è comunque costruttivo conoscerle, perché conoscerle ci aiuta a capire meglio
il ruolo che stiamo sperimentando qui in questa vita. Ad esempio in coaching guido le persone alla scoperta dello human design, del loro disegno di vita, e ogni volta che le guido in questo le ricordo anche: ricordati che quello che ti dirò sarà legato alla personalità. Nello stesso tempo può essere utile comprendere il proprio disegno di vita, come può essere utile conoscere il proprio segno zodiacale o il proprio gruppo sanguigno, perché hanno delle caratteristiche, queste caratteristiche ci permettono di capire meglio quello che può essere il nostro ruolo. Quindi un generatore magari è più portato nel fare, in tutto ciò che è manuale, un proiettore è colui che può guidare nel momento in cui viene riconosciuto come guida e così via. E nello stesso tempo quello che ricordo sempre anche alle persone che seguo in coaching è non identificarti e non far sì che quelle conoscenze diventino un limite nell'andare oltre tutto questo, nell'andare oltre ogni limite. Perché se ad esempio prendiamo l'esempio del gruppo sanguigno, chi ha un gruppo sanguigno A sicuramente è più predisposto nel mangiare frutta e verdura. Chi ha un gruppo sanguigno 0 fa più fatica e è più attaccato, tra virgolette, ad esempio agli alimenti animali. Questo non vuol dire che un gruppo 0 non possa diventare fruttariano o vegano, e non vuol dire che un gruppo A non possa nella sua inconsapevolezza continuare a mangiare di tutto. Allo stesso modo un proiettore a cui si consiglia aspetta di ricevere gli inviti prima di agire, questo non significa ok, non fare niente e aspetta di ricevere gli inviti e stai nella tua cameretta ad aspettare. Questa è un'illusione. Quindi conoscere le proprie caratteristiche di personalità può essere utile, ma il potere dello spirito, che è in grado di fare qualunque cosa, di trasformare qualunque cosa, di andare ovunque voglia, non è toccato e non deve essere limitato da delle caratteristiche. Andiamo avanti un po' nel commento che mi è stato fatto. È stato fatto questo commento molto lungo e anche molto interessante. Ovviamente quello che ho detto riguarda anche il tema natale o qualunque altra via che ti porti a etichettarti in qualche modo, che poi sono tutte vie che ci portano a comprendere che in questa incarnazione siamo degli esseri unici e speciali, e questo è vero da un punto di vista umano, da un punto di vista di terra, di pianeta, di questa dimensione. E nello stesso tempo, quando andiamo su un altro piano, non c'è nessuna specialità, non c'è nessun essere unici, perché non c'è nessuna divisione. Tu e l'altro siete uguali, tu e l'esterno siete uno, tu e tutto ciò che ti circonda è uno, chi parla e chi ascolta è uno. Poi in questo commento viene anche scritto: ad esempio, i monaci abituati da anni a consumare carne, viene concessa la carne. Yogananda diceva che le cellule abituate per molto tempo alla carne fanno fatica a rimanere in astinenza senza il nutrimento della carne. Questo succede in certi soggetti e sono d'accordo con te che senza magnetismo animale acquisito con l'ingestione di cibi di derivazione animale si è più sattvici, cioè di energia più spirituale. È più facile sviluppare una sensibilità diversa, più spirituale e etica, ma si deve anche dire che l'animale ucciso a livello animico non è così legato al corpo, perché passa a un livello superiore di evoluzione, si manifesta in un essere che può manifestare sempre più capacità di consapevolezza, fino a quando sarà pronto a divenire un essere umano, in una forma sempre più evoluta, in grado di manifestare maggiormente la sua natura interiore, spirituale, animica e mentale. Allora, molto interessante questo. Sicuramente condivido quello che diceva il grande maestro Paramahansa Yogananda, cioè il fatto che quando creiamo un'abitudine è più difficile poi farla sciogliere, e più tempo passiamo stagnanti in un'abitudine, più quell'abitudine si radica, e
entra all'interno delle nostre cellule, quindi ad esempio le tossine della carne che entrano all'interno delle nostre cellule, come anche gli zuccheri, i carboidrati, di cui ho parlato anche in un altro video di recente, creano un meccanismo di dipendenza. Assolutamente sì. Quando noi creiamo un'abitudine, creiamo una dipendenza nella maggior parte dei casi, se non abbiamo certe consapevolezze. E quindi se io fin da piccolo sono abituato a mangiare la carne 2 volte al giorno e ad un certo punto, per un motivo, perché magari intraprendo un percorso spirituale, perché comprendo che la carne fa ammalare, perché ormai lo dice anche la scienza che soprattutto la carne rossa provoca i tumori e incrementa le cellule cancerogene all'interno del nostro corpo. Quindi ad un certo punto decido di non mangiare carne. Sento una sorta di astinenza? Assolutamente sì. Come un drogato sente astinenza dalla sua droga, come un alcolista sente astinenza dall'alcol e così via. Non vuol dire che non sia quella la via, anzi, liberati da ogni attaccamento, liberati da ogni attaccamento. Quindi ci sono dei buddisti, dei monaci buddisti che mangiano carne, ci sono anche monaci buddisti che seguono i veri insegnamenti del Buddha e che quindi lasciano completamente andare anche la carne, che mangiano tendenzialmente frutta e verdura, esattamente come tanti oggi mangiano tendenzialmente frutta e verdura, e tante altre vie spirituali ti portano in quella direzione. Poi, altro punto importante che mi è stato detto in questo commento: è anche vero che l'animale che viene ucciso ha il suo karma, non a caso è lì, non a caso deve sperimentare quella uccisione e anche grazie a quella uccisione può evolvere. Assolutamente sì, è tutto perfetto così. Esiste un ciclo della vita, anche noi siamo stati animali in altre incarnazioni, anche noi siamo stati uccisi in altre incarnazioni e così via. Nello stesso tempo, vuoi fare parte di questa uccisione? Vuoi essere il carnefice? Cioè, è facile dirlo quando si parla di un animale, perché magari abbiamo un distacco verso esso. Ma se io ti dicessi, per tua figlia, per tuo figlio, in questa incarnazione serve essere ucciso, lo uccideresti? Se io ti dicessi, ma forse per tuo fratello è perfetto così essere ucciso, fallo, uccidilo, lo faresti? O forse creeresti del karma, o forse il tuo amore ti impedirebbe di farlo, il tuo cuore, il tuo amore verso quell'essere, il tuo amore verso ogni essere ti impedirebbe di uccidere. Il tuo amore ti impedisce di uccidere un essere umano. Allora perché quello stesso amore non ti può impedire di uccidere un altro essere che ha semplicemente un'altra forma? Quindi cerchiamo anche di non raccontarcela, perché nel cammino ho sentito tante persone che se la raccontavano dicendo magari: ah sì, ma io prima di mangiare la carne la benedisco, ringrazio, eccetera. Sì, comunque stai partecipando. E se vogliamo citare di nuovo i grandi maestri, cerchiamo di seguire quello che i grandi maestri facevano. Yogananda non ha mai mangiato della carne. Gandhi proclamava la non violenza e non mangiava la carne. Tanti grandi maestri dell'India insegnavano l'amore e non mangiavano animali. Quindi, se vogliamo seguire il loro esempio, dobbiamo anche vivere, per quanto c'è possibile, in parte come loro, seguire i loro insegnamenti. Quindi, se grandi maestri ti dicono che loro non hanno mai mangiato la carne, se io seguo quegli insegnamenti, perché dovrei mangiarla? Che senso ha andare così in opposizione? E soprattutto, perché devo farlo visto che il corpo umano non ne ha bisogno?
Andiamo avanti con questo commento e mi viene detto: ricordi nell'autobiografia di uno yogi. Tra l'altro, se non avete mai letto il libro Autobiografia di uno yogi, vi consiglio al 100% di leggere quel libro, perché ha un potere estremamente trasformante e è un vero e proprio lavoro su di sé. Oltre ad acquisire tante consapevolezze, oltre a sentirti davvero vicino con i maestri, trasformi qualcosa mentre leggi quel libro. Se non hai mai visto il mio video dove parlo di Paramahansa Yogananda, vai a vederlo qua sotto nei commenti, ti metterò il link, che è lo scrittore di Autobiografia di uno yogi, lo dico giusto per le persone che magari non lo sanno. Quindi, come c'è scritto in Autobiografia di uno yogi, l'anima del cerbiatto voleva passare a un'altra forma di vita. Sebbene Yogananda pregò e lo salvò dalla morte, il cerbiatto venne in sogno a Yogananda e lo pregò di lasciarlo andare. E così fu. Il maestro comprese che non poteva tenerlo in vita con la sua decisione di volontà, per poterlo far vivere a tutti i costi. È molto importante questo insegnamento che ha dato il maestro in questo libro, uno dei tantissimi insegnamenti che ha dato in questo libro, perché ne ha dati davvero tantissimi, e attraverso il racconto del cerbiatto vi è proprio l'insegnamento del non attaccamento, cioè a volte vorremmo a tutti i costi salvare qualcuno, salvare una persona, guarire una persona. E ci sono passata anch'io, soprattutto nei primi anni in cui ho ricevuto il dono di questi strumenti anche di guarigione emozionale. Volevo salvare tutte le persone che amavo, fondamentalmente. Volevo salvare il mio ex, volevo salvare i miei genitori, volevo salvare tutti, no? Lo spirito da croce rossina. E il punto è che è importante non essere attaccati neanche a questo e permettere a quell'anima di sperimentare quello che deve sperimentare senza essere noi in mezzo. E proprio di recente una ragazza che seguo in coaching mi ha detto: qual è il fine tra il salvare e lasciar fare? E lei è un medico, ad esempio, quindi mi dice: qual è il fine tra il salvare una persona e dire al suo karma è giusto che si sperimenti questo? È un confine davvero sottile e molto delicato, che può variare e potremmo risultare incoerenti in innumerevoli casi, perché ogni volta potrebbe essere diverso. Ad esempio, nell'autobiografia l'anima del cerbiatto chiede proprio al maestro: lasciami andare. E ci sono delle anime che attraverso la malattia vogliono lasciare questo corpo, perché magari hanno compiuto quello che devono compiere, perché magari attraverso la malattia stanno sciogliendo un karma pesantissimo che si portano dietro da vite, da incarnazioni. E allora possono essere delle anime che proprio ci chiedono, consciamente o inconsciamente: lasciami andare, fa sì che sia così. E poi ci sono altre anime che invece vogliono in quel momento vivere, vogliono combattere, vogliono far uscire quello spirito guerriero che li porta a salvarsi, e si salvano. E ci sono delle anime che guariscono da malattie, che guariscono da delle malattie che potevano sembrare incurabili alla scienza, attraverso il potere dello spirito guerriero che li porta a dire: io voglio salvarmi, e in questa incarnazione la mia forza di volontà è necessaria per trascendere delle dinamiche, andare oltre e così via. Quindi è sempre relativo. E come ho detto anche a questa ragazza che seguo in coaching, se attrai quella persona che ti chiede aiuto, non è un caso, e magari tu puoi aiutarla, e a volte puoi aiutarla salvandola fisicamente, a volte puoi aiutarla accompagnandola a lasciare il corpo con amore. E anche qui dipende da quello che l'anima vuole, di quello di cui l'anima ha bisogno, di quello di cui l'anima sta facendo esperienza. Non siamo noi a dover decidere, soprattutto per qualcun altro, e anche per noi stessi. Sia fatta la tua volontà. È una frase potentissima
che ci trasforma, ci guida e ci conduce nel cammino della vita. Il fatto che un'anima animale debba sperimentare la morte non vuol dire che io debba farne parte. Non raccontatevela su questo, non raccontatevela, perché è vero che un cerbiatto fucilato da un cacciatore doveva sperimentare questo. È anche vero che un cacciatore, se non fa questo per istinto di sopravvivenza, creerà del karma per lui, perché sta uccidendo una creatura e sta contribuendo alla violenza. Esattamente come un assassino, nel momento in cui uccide un essere umano, crea del karma. E in altro modo, una persona che per legittima difesa si difende e per salvarsi o salvare i suoi figli deve uccidere una persona, non creerà karma. Questo lo insegnano i grandi maestri dell'India. Yogananda usa un'altra metafora parlando del serpente. Sei nel bosco e trovi un serpente che sta per uccidere un bambino. Uccidi il serpente per salvare il bambino. Questo non crea karma, perché stai contribuendo al salvare la tua specie, al salvare una creatura innocente. Ma nel momento in cui tu vai nel bosco e soltanto per gusto, per piacere, per soddisfare dei bisogni egoici uccidi il serpente, perché poi ti va di mangiarlo o semplicemente perché ti piace egoicamente farlo, quello provocherà karma. Quindi notate questa enorme differenza. Andiamo avanti con questo messaggio così profondo, perché poi un'anima che parla di questo ha tante consapevolezze. Sappiamo che nel libro La scienza sacra di Sri Yukteswar, bellissimo questo libro, tra l'altro questo è un altro libro che vi consiglio, magari vi metto qua sotto i link sia dell'autobiografia che della scienza sacra e vi consiglio assolutamente di leggerli entrambi se vi risuonano questi argomenti. Sri Yukteswar è il maestro di Paramahansa Yogananda, è stato il guru di Paramahansa Yogananda. E Sri Yukteswar nella scienza sacra parla di intestino frugivoro, di una lunghezza intestinale adatta alla frutta e anche alla dentatura e alla nostra passione e coinvolgimento naturale verso la frutta. Di questo ne ho parlato proprio di recente in un video, ne ho parlato più e più volte, e un grande maestro come Sri Yukteswar alla fine del 1800 parlava già del fatto che noi umani abbiamo un corpo frugivoro. Il nostro stomaco e la nostra dentatura è quella di un animale frugivoro. La nostra attrazione verso la frutta ci porta a comprendere che siamo animali frugivori. Che poi, dati i condizionamenti e abitudini errate, magari ci sono delle persone che non sono più attratte dalla frutta come lo sarebbero in maniera naturale. Questo è a causa dei filtri, dei condizionamenti, delle nostre antennine che si sono sporcate attraverso alimenti non nostri. Sicuramente viviamo in una società dove ci vengono propinati tanti altri cibi, ma questo non vuol dire che il nostro corpo non sia fatto per mangiare frutta, perché lo spiega la nostra dentatura e il nostro stomaco. E qua poi nel commento viene detto, ma a livello pratico vai di diarrea o comunque puoi reagire con disturbi intestinali, anche con eventuali verdure di sostegno della frutta. Ad esempio un gruppo 0 può diventare intollerante al fruttosio o se fai un lavoro di sforzo fisico il risultato è un affaticamento e sei poco resistente a questo carico di attività, oppure il corpo assume forme tendenzialmente anoressiche o un allineamento del corpo un po' ossuto. Insomma, anche nel libro di Castaneda, quando si uccideva un animale perché si viaggiava nel deserto, nelle colline o in pianura, ci si nutriva mangiando un po' di carne secca. Egli ringraziava la natura per il sacrificio di quel corpo animale, usando come nutrimento e dicendo che un giorno anche il nostro corpo sarà riutilizzato dalla natura per il sostegno di altre creature. Allora, molto interessante anche questo. Intanto qui emergono tante credenze del tipo
un soggetto che mangia tendenzialmente frutta o verdura diventa anoressico. Vi sembro? Vi sembro fisicamente anoressica? Non so, andate anche su Instagram a guardare le mie foto del corpo intero, perché qua magari vedete solo una parte. Eppure mangio da 3 anni solo frutta, verdura cruda e semi. È una credenza limitante il credere questo, e assolutamente non vera. Cioè, niente più della frutta nutre e riempie. Quando vedete dei soggetti che possono sembrare anoressici, non è perché sono fruttariani, ma perché stanno facendo qualcosa di errato, o perché stanno facendo dei lunghissimi digiuni, allora è un altro discorso, oppure attraverso il fruttaresimo stanno coprendo una forma di anoressia, e ci sono tante persone così che le vedete anche sui social. Ma questo non vuol dire avere un'alimentazione sana di tipo crudista, eccetera, perché, e vi parlo proprio per esperienza personale, quando intraprendi un processo di detox, nella prima fase perdi peso perché stai buttando fuori delle tossine, eccetera, ma poi il potere della frutta, l'energia che ha la frutta, che è ricca di prana, che è ricca di chi, di forza vitale, ti riempie. E se tu mangi tanta frutta, puoi anche prendere più peso di quello che avevi prima, o comunque il tuo corpo arriva ad un punto dove rimane nel suo peso ideale. Quindi anche per me è stato così. Quando inizialmente ho fatto la detox c'è stata una fase dove avevo perso un po' di peso, ma poi mangiando tanta frutta sono tornata nel mio peso ottimale, e adesso sono nel mio peso, cioè sono nel peso in cui devo essere fondamentalmente. E il bello facendo questa alimentazione è che chiletto in più, chiletto in meno, resti sempre in quel peso, la frutta ti tiene nel tuo peso. Quindi gente ossuta, anoressica, eccetera, non ha niente a che vedere con un'alimentazione sana, ricca di vita. Non ha niente a che vedere. Spesso coprono delle malattie usando la scusa dell'alimentazione fruttariana, che poi bisogna vedere quanta frutta mangiano e quanto invece hanno paranoie anche su quello e magari mangiano poco e niente, eccetera, perché è sottile la differenza, ma la si vede. Altra cosa, problemi intestinali, diarrea, eccetera, può avvenire all'inizio perché stai espellendo muco, tossine, eccetera, infatti è bene integrare con delle erbe, ripeto come in ogni video, è fondamentale avere una guida, avere una naturopata, un naturopata che ti sostenga in questo processo, un'anima che abbia delle consapevolezze, che ti faccia una visita iridologica prima, eccetera. Se volete saperne di più vi posso dare i contatti di chi mi ha seguito. Ed è assolutamente fondamentale avere una guida seria, professionale, equilibrata, centrata e spirituale, che vi possa condividere il suo equilibrio. E assolutamente possono esserci dei momenti dove hai meno energia, dei momenti dove hai un calo energetico, dei momenti dove hai delle astinenze anche, o vai in bagno molto spesso. Questo fa tutto parte della detox, ma molto meglio avere questo per qualche mese piuttosto che avere una malattia più avanti, perché come diceva Arnold Ehret, i sintomi di una detox e i rilasci che hai durante una detox ti permettono di eliminare la malattia che verrebbe dopo qualche anno, piccola o grande che sia. E quindi è vero che magari vai di corpo per qualche mese, vai tanto in bagno, eccetera. È anche vero che magari ti eviti un tumore al colon o un tumore alla prostata che magari fra qualche anno ti verrebbe. Quindi, cioè, ne vale la pena di andare qualche mese in bagno un po' di più? Direi proprio di sì. Quindi ogni rilascio è proprio una via di guarigione che sta avvenendo. Stessa cosa l'energia. Ci sono delle fasi dove non hai tanta energia perché
ti stai autoguarendo, stai espellendo delle tossine, è giusto rispettarti, stare a riposo, ma non è sempre così. Una volta fatta la detox, una volta acquisito il tuo cibo base, una volta creato il tuo equilibrio, poi l'energia ce l'hai, anzi ce l'hai più di qualunque altro essere umano che ha bisogno di prendere 1000 caffè e 1000 sostanze doppanti per avere un po' di energia. Tu non hai più bisogno di niente di quello, non hai più bisogno di nessun integratore, non hai più bisogno di niente, hai la tua energia, di tuo, e la continui a prendere attraverso la frutta, attraverso il sole, attraverso il mare, attraverso l'acqua, attraverso gli elementi della natura. Quindi ne vale assolutamente la pena. Poi anche per quanto riguarda Castaneda, gli indiani d'America, eccetera, non raccontiamocela, per favore. Cioè, un conto è se sono nel deserto e sono da settimane, da mesi nel deserto e l'unico modo per sopravvivere è mangiare un pezzo di carne secca. O pensiamo a quell'episodio che era successo tanti anni fa dove un aereo era precipitato nei ghiacciai, ora non mi ricordo dove, e le persone dopo un po', per sopravvivere, hanno iniziato a mangiare le persone morte che erano presenti nell'aereo. Questo è un istinto di sopravvivenza e ok, in quel momento per sopravvivere devi farlo. Per sopravvivere devi mangiare quel pezzo di carne perché sei nel deserto e altrimenti moriresti, e devi farlo. E un conto è: mi sveglio la mattina e vado al supermercato a comprare della carne quando invece potrei tranquillamente farne a meno. Non è niente a che vedere. E a volte l'ego umano se la racconta dicendo: ah beh, gli antichi indiani d'America facevano così, allora è giusto. Ma c'era uno stile di vita, un approccio alla vita, una connessione con la vita stessa completamente diverso, totalmente diverso. E non possiamo paragonare quello che noi facciamo andando a comprare la carne dal macellaio o dal supermercato con gli indiani d'America che cacciavano, benedivano l'animale, avevano una connessione spirituale completamente diversa rispetto a quella che abbiamo noi adesso, avevano una connessione con l'animale completamente diversa rispetto a quella che noi abbiamo adesso. E poi torno a dire anche un'altra cosa: tu avresti il coraggio di andare a fucilare un animale? O semplicemente ti viene comodo comprartelo al supermercato? Perché lì è un po' come il capo mafia che manda i suoi scagnozzi a uccidere qualcuno, no? E lui non si sporca le mani. Ma è la stessa cosa, è la stessa cosa. Quindi riflettiamo su questo. E dal mio sentire mi risuonano di più gli insegnamenti dell'Oriente, gli insegnamenti della tradizione induista, gli insegnamenti legati alla non violenza. Se poi per sopravvivenza bisogna mangiare un altro essere umano perché sono in mezzo a un ghiacciaio, o mangiare un animale perché sono in mezzo al deserto, o perché sono in una situazione dove non c'è altro cibo, è un altro discorso. Ma non è nel nostro caso, non è nella nostra incarnazione, non riguarda questa incarnazione che stiamo sperimentando adesso. Quindi qui pratica la non violenza. È quella la via della luce, la non violenza, e non fare parte di nulla legato alla violenza. Quella è la via della luce. Se vuoi seguire la luce, quella è. Se vuoi seguire ancora l'ombra, i lati oscuri, continua a mangiare carne, ma è una scelta. E come ogni scelta seguirai con il tuo karma. È normale. Non perché c'è una punizione divina, ma perché siamo il risultato della nostra emanazione, di quello che noi creiamo. Ok, qui sempre nel commento, anche qua dice appunto: un animale catturato non per gola ma per sostenersi nei deserti dove aveva incredibili esperienze di natura spirituale. Infatti
Qui, come ripeto, è un istinto di sopravvivenza, è tutto un altro discorso, ma non è nulla a che vedere con ciò che stiamo sperimentando in questa vita, ripeto. Inoltre, nella società aggressiva dove viviamo, un pizzico di magnetismo animale ti tiene lontano dagli attacchi magnetici negativi della cattiveria degli altri. Sei meno sensibile all'aggressività degli altri. Comunque sono d'accordo per gli animali liberi di pascolare, la non uccisione dei cuccioli e di limitare al minimo il consumo di carne per il nutrimento e la salute. Qua mi fa sorridere perché emerge di nuovo un'altra credenza, cioè avere un magnetismo animale mi tiene lontano dalla cattiveria degli altri. Intanto io attraggo gli altri cattivi perché io ho una cattiveria in me, e se io continuo a mangiare animali e continuo a essere crudele di conseguenza nei confronti degli animali, hai voglia ad attrarmi persone cattive, hai voglia ad attrarmi persone che mi fanno del male, eccetera. È il risultato della mia emanazione. Sii luce e in questa vita troverai luce. Sii ombra e oscurità e in questa vita troverai ombra e oscurità. Quindi non è che la carne o qualunque altra energia più bassa ci protegge, un po' come mi diceva anche una ragazza che seguo in coaching di recente: sono tornata in Italia e ho più voglia di abbuffarmi di cibo, forse per adattarmi alla società. Sì, il punto è che sei sempre tu che scegli, sei sempre tu che scegli la luce o il buio, l'ombra o la chiarezza, il tamas o il sattva. Sei sempre tu a scegliere e la mente se la racconta sempre e tanto. Quindi non vuoi più attrarti persone negative, non vuoi più attrarti una società malata, non vuoi più attrarti persone cattive nei tuoi confronti. Sii tu quella luce, sii tu la rappresentazione di una società sana, sii tu la rappresentazione di un essere di luce, di un essere buono, e agisci, comportati e mangia rispettando la luce e andando in direzione della luce. Allora non avrai più bisogno di proteggerti da niente e da nessuno, perché chi si vuole proteggere è sempre la personalità. Quando sei luce puoi essere nudo, non hai più bisogno di nessun tipo di protezione, perché la tua luce è la protezione stessa. Quando abbiamo paura di ricevere l'aggressività degli altri è perché dentro di noi c'è quell'aggressività, e quando mangiamo carne, quando beviamo alcol, eccetera, accendiamo quella aggressività, accendiamo quella rabbia dentro di noi, e allora poi la traiamo all'esterno e attraiamo persone rabbiose e noi siamo rabbiosi oppure abbiamo una rabbia repressa e così via. E l'alimentazione influisce tantissimo, perché se io continuo a inserire esseri che sono morti magari con quella rabbia perché non volevano essere uccisi, io continuerò ad avere quella rabbia. Ma quando io inserisco nella mia alimentazione sattva, cibo ricco di vita, ricco di prana, allora non ho neanche bisogno di proteggermi dalla rabbia esterna, perché non attraggo neanche più persone rabbiose, o se le attraggo semplicemente mi fanno vedere qualcosa che ancora devo lasciare andare, e quindi con amore le lascio andare e mi scivolano addosso e mando compassione. Continuiamo questo commento. Si può anche avere una visione della vita come sacrificio: il regno minerale si sacrifica per il regno vegetale e umano, il regno animale per il regno vegetale e umano, e il regno umano sostanzialmente si sacrifica per una consapevolezza di un nostro io superiore, come esperienza di presa di consapevolezza di chi sei veramente e cosa vuoi essere veramente, un riconoscimento. Assolutamente. Ricordate l'etimologia della parola sacrificio, rendere sacro. Quindi rendere sacro il mio servizio, la mia energia, la mia vita verso qualcosa di infinitamente più elevato. Nello stesso tempo non sono io che devo scegliere chi sacrificare.
Cioè, ok, allora voglio liberare quella persona dal suo karma perché è veramente una persona negativa, è una persona che ha fatto tante violenze, voglio liberarla dal suo karma, allora la torturo e poi la uccido, così si libererà e trascenderà un po' di karma. Vi sembrerebbe giusto come ragionamento? O forse la mia incarnazione deve essere il mio sacrificio, non che sacrifico qualcun altro, è troppo comodo sacrificare qualcun altro. Io sacrifico me stesso al servizio di qualcosa di infinitamente più grande di me, che opera per me e che si occupa di me. Rendo sacra la mia vita perché sono al servizio. Torniamo, sia fatta la tua volontà. Mi metto completamente al servizio e opero per Dio. Questo è il sacrificio che ogni umano dovrebbe imparare a compiere e a seguire. Non sacrifico un altro animale o un altro essere umano per qualcosa di più grande. Troppo comodo. Sacrifica il tuo ego, sacrifica la tua personalità, rendi sacra la tua personalità mettendoti al servizio. Stavo visionando i tuoi video, ho compreso come la pensi e che non sei d'accordo. Tu vedi l'etica come principio di vero cambiamento spirituale. Io credo che se si consuma della carne attraverso pratiche spirituali come pranayama e kriya yoga, tecnica dell'Om So, eccetera, ho avuto esperienze di persone, anche personalmente, che comunque puoi contattare espansione del cuore e hai attivazione dei chakra, del risveglio della Kundalini e esperienze spirituali, anche se mangi proteine animali. E potrei anche dire che con certe attivazioni, magari del chakra del cuore, si possa rinunciare anche alla carne se si arriva a un certo grado di autorealizzazione personale. Tutto può accadere per gradi o in maniera spontanea. Esatto, tutto può accadere per gradi o in maniera spontanea. Questa è una frase importantissima, cioè ci sono persone dove fanno certe pratiche e hanno un click immediato e quindi immediatamente lasciano andare qualcosa di tossico che è nella loro vita, può essere a livello emotivo, a livello alimentare, eccetera. Ci sono altre persone che hanno bisogno di fare un percorso e quindi magari da onnivori passano a essere vegetariani, poi gradualmente passano a essere vegani, poi da vegani gradualmente passano a essere crudisti e così via. Ho fatto un video proprio dove parlo di questi passaggi, te lo metterò qua sotto così puoi andarlo a vedere. E l'importante è che ci sia appunto questa trasformazione, quindi non è richiesto nulla di immediato o di istantaneo, l'importante è che sappiamo che lì c'è una meta e che possiamo andare in quella direzione. E la meta non è, come dico spesso nei miei video, l'essere fruttariano, la meta è il realizzare il sé, la luce interiore che abbiamo, e quando realizzi quella luce non mangi animali morti, non ne hai bisogno. E poi, come diceva un grande maestro Osho, per realizzarti spiritualmente è di fondamentale importanza essere almeno vegetariano. E perché questo? Perché quando io faccio pratiche spirituali profonde, anche che lavorano appunto sull'apertura del cuore, sulla salita della Kundalini, io faccio salire le mie energie basse verso l'alto. E se ho delle energie stagnanti, troppo pesanti, potrei anche sentirmi male, potrei anche andare di matto, perché quelle tossine, se non si bruciano attraverso il potere di una pratica estremamente potente e costante, potrebbero salire e farmi uscire di testa, farmi diventare matto o farmi sentire male a livello fisico. Nel Tantra, ad esempio, si parla di ritenzione del seme, quindi invece di disperdere l'energia sessuale all'esterno, farla salire verso l'alto. Ma non puoi farlo se mangi carne. Non puoi farlo se mangi carne perché quelle tossine sono troppo pesanti, cioè o sei a un livello veramente di grande maestro e allora puoi trascendere quelle tossine bruciandole, perché le
le sciogli da questa materia, ma se stai guardando questo video e stai sperimentando queste cose, eleva la tua energia praticando ciò che insegna Yama e Niyama, i principi dello yoga, la non violenza, l'inserire cibo sattvico. E vivo in Thailandia. Qualunque percorso per diventare insegnante di yoga che è qui ti insegna di base: se vuoi insegnare yoga smettila di mangiare carne, cioè proprio le regole anche nei centri yoga qua. Fai il corso per diventare insegnante di yoga, compreso nel corso c'è il cibo vegano, cioè perché se no è proprio un controsenso. Sì, puoi anche fare meditazione mangiando carne, assolutamente sì, ma tutta quella rabbia che inserisci attraverso la carne, quella paura, deve essere espulsa. E se tu la inserisci ogni volta, è come dire: metto un mattoncino con la meditazione e levo il mattoncino mangiando carne, e poi rimetto il mattoncino con la meditazione stasera, e poi domani mangio carne e lo levo di nuovo, e rimani sempre lì. Sì, puoi avere delle consapevolezze mentali, puoi avere degli studi fatti, ma puoi avere delle fasi dove hai momentaneamente un'apertura di cuore, ma non permane, perché c'è troppa sofferenza in te, data da quelle creature che continui a inserire. Quindi continua a esserci una battaglia, una lotta dentro di te, luce e buio, che potrebbe non esserci se andassi direttamente nella luce e basta. Buttati. A volte fa paura, a volte fa più paura la luce dell'ombra, perché l'ego può morire nella luce. Il punto è che prima o dopo dovrei farlo. Buttati, abbi il coraggio di buttarti nella luce. A volte preferiamo mantenere degli attaccamenti, che può essere la carne, una cattiva abitudine, eccetera, poi dire: vabbè, ma faccio meditazione, però questa cosa me la tengo, perché hai paura di morire immergendoti totalmente nella luce. E chi è che muore? Muore l'ego, muore la tua vecchia personalità, muore quello che credevi di essere, muore la tua vecchia identificazione. Falla morire, fa sì che il potere di Shiva, colui che distrugge ogni illusione, venga su di te. Dai tuoi bellissimi video ci si accorge che non è male il tuo stile di vita, in quel posto dove vivi veramente molto bello, lontano dai problemi che ci sono qui in Europa e che cresceranno per carestia e guerre nel prossimo futuro. Una vita come la tua mi attira, anche se a volte penso che riuscire a vivere nel disagio e essere un esempio per altri nel posto difficile dove vivono, in mezzo a un continuo insicurezze, tentazioni e schiavitù, possa essere uno sprono a cambiare i parametri per un mondo migliore e per indirizzarli a una trasformazione, attraverso un esempio concreto, credo piuttosto, rispetto a dove vivi tu. Un esempio più realistico in mezzo a tutte le difficoltà, anche perché non tutti potrebbero trasferirsi in posti immersi nella natura, considerando poi che se si spostassero tutti diventerebbe anche lì una metropoli con le conseguenze del caso che conosciamo, visto che ti sei allontanata da quelle zone del nord Italia. Allora, ricordiamoci sempre quello che insegna l'alchimia: vittima, mago, unità. Cioè, vittima, il mondo mi accade, le carestie mi accadono, il posto in cui vivo mi accade, la situazione di sacrificio in cui sono mi accade. Mago, io creo la mia realtà, io ho il potere di scegliere dove stare, dove vivere, cosa fare, che stile di vita avere. Unità, io sono uno con tutte le cose, anzi io non c'è neanche più, c'è un'unità che crea un equilibrio. Situazioni di disagio, situazioni problematiche, situazioni dove ero circondata da persone negative, una società malata, tensioni, stress, amarezza e così via. È ciò che ha fatto parte della mia vita finché non sono venuta a vivere in Thailandia.
Io non sono nata in un'isola tropicale, non sono nata in una reggia, non sono nata in una situazione dove vivevo nella totale abbondanza, gioia e consapevolezza spirituale, assolutamente no. Sono nata in una periferia dove mi sono fatta un mazzo tanto per riuscire a vivere in maniera indipendente fin da subito. Sono diventata mamma a 17 anni, ho cresciuto mio figlio. Se vedessi come sono cresciuta, se vedeste dove sono nata e come è stata la mia adolescenza, potreste vedere che probabilmente ero quelle persone che sono tenute fuori dalla società. Ero tra le persone che erano totalmente al di fuori della società, ma non in positivo. Non piacevo alla società in cui vivevo e mi piaceva conoscere tutte le persone al di fuori della società. Il punto è che al di fuori della società in Italia non trovi i guru e i maestri spirituali, trovi gli zingari, trovi gli scappati di casa, trovi i mafiosetti, trovi le persone che sono state a contatto con dipendenze, eccetera, perché stavano ricercando qualcosa. E io sono stata a contatto con tutte queste tipologie di persone nella mia adolescenza. Non ho vissuto nell'oro, ho vissuto in una periferia in Italia, eccetera. E questa vita, che adesso ammirate magari attraverso i miei video, non è un qualcosa che mi è arrivato perché sono fortunata. È stato frutto delle mie scelte, del mio coraggio e del mio karma e della volontà divina che mi ha permesso di essere qui per una ragione. E se sono riuscita io a cambiare completamente la mia vita, a dire ok, prendo tutto con un figlio piccolo, senza soldi e vado a vivere dall'altra parte del mondo, lo potrebbe fare chiunque. Ho avuto una persona in coaching a 70 anni con un problema alla gamba, una donna da sola che a 70 anni ha avuto il coraggio di vendere tutto e trasferirsi da sola dall'altra parte del mondo. Adesso vive in Sud America. Cioè, volere è potere e a volte puoi dare maggiormente il tuo servizio quando sei in un luogo pulito energeticamente, in un luogo nella natura, in un luogo di luce, allora da qua puoi dare meglio il tuo servizio. O magari puoi darlo bene anche da lì, dipende da quello che è il tuo karma, dipende da quello che scegli di sperimentare, dipende da quello che vuoi. Ovviamente, come dicevo anche in un video precedente, non è che tutti possono venire a vivere ai tropici, ognuno ha il suo karma, ognuno ha la sua esperienza, ma quello che è importante passare attraverso questi video è che dove vivo, lo stile di vita che faccio e l'energia che ho acquisito non è frutto di una fortuna, non è frutto del fatto che era una figlia di papà e è riuscita ad andare a vivere lì, proprio per niente. Ce ne sono qua figli di papà che sono venuti a vivere qua, ma non è assolutamente il mio caso. Il mio caso è stato sperimento il buio nella prima fase della mia incarnazione e la mia scintilla divina continua a cercare la luce ininterrottamente, senza demordere, senza arrendersi, senza accettare che la vita sia solo buio, grigio e amarezza, e scelgo di vivere la luce. Prima l'ho vissuta lì e ho avuto la mia prima fase di risveglio lì, stando in Italia, nella follia, nel delirio, circondata magari dalla negatività, eccetera. E già lì cambia la cosa. Ad esempio, dal vivere in periferia sono andata a vivere sul mare, dal fare un tipo di lavoro ho iniziato a farne un altro, ho iniziato ad avere più entrate automatiche, a guadagnare di più, perché anche quello comunque è un riflesso della tua emanazione. Più sei nel flusso, più le entrate arrivano, più il denaro fluisce e così via. E poi, stando bene lì, quindi avendo creato poi il mio equilibrio lì, ho scelto di andare in un posto che mi risuonava di più. Ed è un qualcosa che possiamo fare, può fare ognuno di noi. Basta avere forza di volontà,
disciplina, focus e obiettivo, la luce. Ovviamente per fare questi salti, per fare questi passaggi ci vuole una guida, è necessaria una guida, è necessario un sostegno, un supporto. Se io non avessi avuto il mio maestro che mi diceva molla tutto e vieni in Thailandia 3 mesi con me, porta tuo figlio, cioè se io non avessi avuto lui non sarei partita da sola. Ed è per questo che noi facciamo i ritiri qua in Thailandia e che dico alle persone molla tutto, vieni a sperimentare cosa può esserci qua, come può essere la vita qua e poi decidi. E io non è che ho mollato tutto e sono stata qua poi sempre. Sono venuta qua, ho fatto la mia formazione 3 mesi, sono stata col mio maestro, ho capito che può esistere un modo di vivere completamente diverso rispetto a quello che crediamo in Occidente. Finché non esci dall'Italia non te ne rendi conto, perché i video non bastano, è il vivere un altro luogo che ti trasforma davvero, e è lo starci tanto, perché non è starci una settimana, è sicuramente già starci una settimana facendo un ritiro profondo ti trasforma tantissimo. Nello stesso tempo, se vuoi proprio provare uno stile di vita diverso, il mio consiglio è vieni qua, stai con noi e stai un mesetto con noi. E già in un mesetto, io sono stata 3 mesi col mio maestro, ma già in un mesetto ti crolla tutto il castello di sabbia che ti sei creato e poi capirai. E sono tornata in Italia, ho visto la differenza, ho fatto per un po' di anni avanti e indietro e poi ho deciso di fermarmi qua nel 2018. E sono state scelta di uscire dalla zona di comfort, scelta di coraggio nel lasciare tutto, scelta di vendere la macchina, di vendere tutte le cose che avevo nella casa, scelta di lasciare la casa, scelta di lasciare amici e parenti. Ci vuole coraggio e ci vuole forza di volontà e ci vuole una guida che ti supporta, che ha già fatto quello che hai fatto tu. E la guida ci vuole sempre, nella scelta di cambiare luogo, nella scelta di cambiare alimentazione, nella scelta di fare un cammino spirituale, e noi siamo qua per questo. Se non sai cosa facciamo, guardi il mio sito deboraluce.it e puoi vedere tutto quello che facciamo ormai da più di 10 anni. Un'altra cosa per finire e rispondere a questo prezioso commento è che questa persona mi dice che pratica il Kriya Yoga e l'ha ricevuta da una persona che si chiama Renzo in questo caso. E qua devo dire una cosa importante. Il vero Kriya Yoga e l'unica scuola vera di Paramahansa Yogananda è la scuola della Self-Realization Fellowship. Nessun altro ha l'autorità di passarci gli insegnamenti di Paramahansa Yogananda se non la scuola che lui ha fondato, che è la Self-Realization Fellowship, che la trovate ancora adesso, la trovate online, la trovate in America, ci sono tante sedi in tantissime città diverse d'Italia, e solo attraverso loro, attraverso i monaci della Self-Realization Fellowship, potete ricevere gli insegnamenti puri che non vengono pubblicati online di Paramahansa Yogananda e la pratica del Kriya Yoga. Io per prima ho fatto tutto il cammino con la Self-Realization Fellowship e ho ricevuto il Kriya Yoga, che ancora oggi pratico con costanza. Non lo insegno e nessuno ha l'autorità di insegnarlo se non i monaci della Self-Realization. Quindi chiunque ti abbia dato il Kriya Yoga, che non è della Self-Realization Fellowship e non è un monaco, ha fatto qualcosa di cui Yogananda non era d'accordo. Quindi, seguendo gli insegnamenti di Yogananda, è bene seguire quello che lui diceva. Se senti che il cammino di Yogananda è ciò che ti risuona e ti piacerebbe a te e a chiunque sta guardando questo video ricevere gli insegnamenti più profondi, più segreti di Paramahansa Yogananda, dovete seguire gli insegnamenti della Self-Realization Fellowship, che vi permette di fare tutto il percorso per poi ricevere il Kriya Yoga dopo aver fatto un esame di idoneità. Quindi se volete saperne di più anche su questo vi lascio il link. È una scuola completamente gratuita, a donazione, chi vuole farla,
e quindi potete sentire di donare col cuore quello che vi risuona, e se volete fare il percorso della scuola di Paramahansa Yogananda è quella che dovete seguire, è l'unica scuola riconosciuta da Paramahansa Yogananda. Chiunque altro vi insegni il Kriya Yoga non è riconosciuto da Paramahansa Yogananda. Chiudiamo con un ultimo commento dove viene sempre detto: il mio problema negli anni è sempre stata la costanza nel praticare e meditare tecniche per vari motivi. Sto riprendendo, adesso sono tendenzialmente autodidatta, anche se frequento diversi gruppi. Famiglia con una figlia, non si è più liberi come prima di spostarsi in altri posti, specialmente se attualmente mia figlia a giorni compie 16 anni e ci sono opinioni diverse, se non si trova chi la pensa come me o desidera altro. Intanto tantissimi auguri a tua figlia. E per quanto riguarda i gruppi per meditare, ti consiglio assolutamente di sì, e ne approfitto per dirvi che a breve inizierà la nostra Accademia di Luce. Come ogni anno apriamo le porte di Accademia. Accademia di Luce è proprio una vera e propria scuola online dedicata alla crescita personale, al risveglio spirituale, al benessere totale, e sono incontri di gruppo dove ci si incontra tutti insieme online, persone da tutta Italia, e insieme si medita, si fanno pratiche, e è una via potentissima per mantenere la costanza, perché a volte da soli ci facciamo prendere dalla pigrizia o ci autosabotiamo, magari oggi meditiamo, domani non ne abbiamo voglia, eccetera, ma quando c'è la forza del gruppo che ti sostiene, avviene qualcosa di completamente unico e diverso, e vi consiglio vivamente di entrare all'interno della nostra accademia. Vi mando i link qua sotto, e intanto ci si incontra una volta alla settimana, il fine settimana. Essendo online, anche se abbiamo famiglia, figli eccetera, il fine settimana ci prendiamo un'ora e mezza per noi, non succede niente, non dobbiamo fare viaggi o andare da qualche parte, o non richiede tutte queste giornate di tempo, basta un'ora e mezza. E poi nel corso della settimana abbiamo il nostro gruppo WhatsApp che ci permette di mantenerci sul pezzo, e quindi magari ci si dà l'appuntamento per meditare insieme, o si fissano delle sessioni anche durante la settimana, oppure si fanno delle chiamate o anche solo dei semplici messaggi che ci permettono di mantenere una pratica. Io tra una sessione e l'altra do proprio degli esercizi da fare nel corso della settimana, e durando 3 mesi la nostra accademia ci permette di creare una nuova abitudine, una nuova routine, una nuova pratica, un nuovo stile di vita. In questo modo le persone, quando finiscono i 3 mesi, poi possono continuare la loro pratica costante, le loro nuove abitudini sane e così via. Quindi se avete problemi nell'essere costanti nel meditare, nel fare costantemente le pratiche, avete difficoltà nel mantenere il pezzo, Accademia fa proprio per voi, anche perché la forza del gruppo fa la differenza. Meditare da soli non è come meditare in gruppo. Avere un supporto, un gruppo con cui camminare insieme e una guida è qualcosa di assolutamente diverso rispetto al sono da solo, circondato da un mondo che mi è estraneo e medito da solo. Diventa molto più difficile essere costanti. Quindi vi consiglio di entrare all'interno della nostra Accademia di Luce, che partirà proprio a breve, a fine marzo. Vi aspetto all'interno. Grazie come sempre per questi preziosi commenti, messaggi che mi scrivete, mail che mi mandate. Se volete saperne di più in merito appunto a ciò che faccio, a quello che è il mio servizio, guardate il mio sito deboraluce.it, potrete trovare tutto per quanto riguarda Accademia di Luce, i ritiri qua in Thailandia e le coaching individuali. Per il momento è tutto, vi mando un grande abbraccio di luce, illuminate il mondo, namaste.